essere a Beirut. Benvenuti a Rovato, la città dei dossi. E io le do fuoco. Ciao! Ja, c'è qua. Hey boy, how you doing? Good? I'm good. You're good? I'm good. I'm good. You're good? I'm good. In questo video vi portiamo a fare un giro con noi per il nord Italia con un veicolo molto simile ad uno che abbiamo noi in collezione, ma un po' più recente e con il tetto. Stiamo parlando della Dodge Viper 8003 Coupé Black. Luca ce l'ha lasciata per qualche giorno per provarla, per sentire un po' come si comporta sul circuito cittadino, sul terreno italiano, e noi in questo video la proviamo insieme a voi per vedere davvero che differenze e se ne ha con la nostra Viper, che in questo momento, come ben sapete, purtroppo è sotto i ferri. Hai fatto le valigie? Non ancora, perché qua è sempre una sorpresa quello che facciamo, quindi è tutto all'ultimo, così. Non ho organizzato niente. Vi faccio vedere prima di salire a bordo una cosa. Il lavaggio sta prendendo forma. Abbiamo montato, grazie Shooter, tutta la armadiatura in acciaio inox e a breve arriva tutto il bancone nuovo che andrà a coprire questo scempio orripilante di oggetti colorati e plasticosi inutili. Dopodiché arriverà l'illuminazione ultra super leddosa che farà diventare qualsiasi bidone venga posizionato qui dentro un veicolo esagerato. Bene, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti dopo 27 minuti organizzazioni. Esatto. Se l'aspettavi questa battuta, Lu? Sai anche tu. Invece raccontaci un po' tu le tue prime sensazioni alla guida. È molto più bella da guidare delle nostre, è molto più easy, è molto più intuitiva. Fino ad ora che sto andando nell'uso cittadino. Non lo so dopo sul misto un po' più veloce se le cose cambieranno. Il bello di questa macchina è che ha lo scarico laterale come le nostre, mentre la GTS, che è stata la seconda generazione, quindi tra la nostra e questa, gli avevano messo gli scarichi posteriori come tutte le altre auto tradizionali. Quindi questa cosa mi piace molto. Ci vorrebbe uno scarico libero su quest'auto che fa un bel baccano, fa un bel sound, però ha un gran potenziale. Questo è un 8003, quindi è ancora più grosso del nostro, tira da pazzi. Questo motore è tutto originale, giusto? Sì, quest'auto monta un bellissimo assetto, vi dirò tra poco se è regolato giusto o no. Queste cinture a 4 punti orribili, però c'è un motivo per il quale Luca le ha montate e quindi io non vi dico qual è il motivo. Io vorrei saperlo però. Per legare meglio suo figlio, e questa cosa l'apprezzo molto. Ah, molto, sì, questo è un buon motivo. Del resto la macchina è completamente originale, è perfetta su 14.000 km, è davvero tenuta in maniera maniacale, anche se è stata lavata tante volte e sul nero si vede. Infatti al ritorno ne approfitteremo per fargli una lucidatura e un bel detailing a quest'auto, per farla tornare al suo splendore, a ciò che merita un black and black in the night. Giri, dove stiamo andando? Mi dici la direzione? Non lo so, in realtà stiamo andando verso il lago di Garda, ma non abbiamo fatto in tempo per notare niente. Poi dicevamo di non volere fare così tanti chilometri, quindi vediamo un po' dove l'ispirazione ci prende e ci fermiamo, direi. Ah, quindi direzione Lac di Cart. Sì, assolutamente. Bene, allora mettiamoci all'autostrada, abbiamo dimenticato il telepass, quindi faremo tutti i caselli, però quest'auto qua i vetri vanno giù, quindi non sarà un inferno come con la nostra Viper, e tempo al tempo vediamo dove arriviamo. Cosa dici, amore? Speriamo di riuscire a trovare un hotel con un ristorante per cena. No, ecco, il ristorantino io lo... Ah no, è vero, perché solo se dormi lì puoi mangiare. Sì. Ah, oh, allora vediamo muovere. Che roba. Cosa va? Sembra anche molto stabile per essere una Viper. Questo è una cosa che non credo. Ah, è vero, molto bella, molto bella. A dopo! Quale sei? Gini, dove mi hai portato? Non lo so, stiamo scoprendo dei posti veramente carini, prenotato un po' all'ultimo così, siamo in Francia corta. Adesso siamo
a 2 minuti dall'hotel che scopriremo presto. Sembrava molto carino dalle foto. Io me lo auguro per te. Soprattutto speriamo che si mangi bene, perché sono mesi che non andiamo a un ristorante. Comunque che bello viaggiare con i Viper. Magari che questo non è un viaggio, sono 30 km. Però che bello, crociera, 1000 giri, 130 all'ora, Martin Garrix. Gran figata. Benvenuti a Rovato, la città dei dossi. Dove vado? Dritto ancora. Ah, guarda questo! No. Guarda quanto è alto! Qua ci vuole la scala! Tocchiamo, dici? No, perché la Viper è alta, però immagino un mio amico Mimmo con la Gol GT che mi dice oh, io c'è una qua! Come si gode a bordo di un'auto così? Comunque cos'altro? Deve essere a Beirut. Ecco, l'assetto mi piace, andrebbe un po' regolato perché sul veloce, in crociera, sui 130-140 km/h, la macchina danza un po'. Siamo arrivati in un hotel. Non ce l'ho, quindi è un hotel. Bene, scarichiamo le valigie e parcheggiamo il super veicolo al sicuro, prima che qualche marrano si prenda gioco di lui. Uscì. Che auto, che spettacolo. Che bei ricordi tornare a bordo di un Viper dopo tutto questo tempo. Anche se abbiamo avuto l'occasione di guidare più volte la Viper GTS di Guglielmo di mezzo litro. 5 mesi che non saliamo sulla nostra Viper, su una nera come questa. Ma manca poco, vero Ginny? Sì, dai, 2-3 anni ci siamo. Non essere così pessimista. Quando è pronta, salgo da solo. Vado io, compro un orsacchiotto pelosissimo. E io le do fuoco. Senti, scarichiamo le bagaille. Hey boy, how you doing? Good? I'm good. You good? I'm good. I'm good. You good? I'm good. Ginny, ho fame. Da morire. Ci tengo la fame angoppo. I soldi. Dai. Non male. No, beh, allora. Beh, il letto sembra confortevole. Così, lei tutte le volte che entra in albergo fa così. Se tuffa. Io mi sto guardando Murray che cecchina col car e lei entra saltando nel letto. È così, Guarda. di solito. Ma questo qua ti si è fatta male o sbaglio? Mi sono fatta Ma è di mano? Ti giuro, ho preso una botta, Ma non cos'è che riesco c'è più ad sotto? alzarmi. Ora io mi cambio e vado a dormire, non mangio, salve. Jenny, ma cosa fai? Non lo so, mi hanno dato mezzo mangio. Finalmente un po' di carne, alla fine stiamo andando solo fast food e cose veramente un po' così. Guarda, dove cazzo ci va? Ah, mi vedi? Ma cosa fai? Cercano di confonderti. Ah sì? Sì. Numeri a caso in questo albergo di Rovato. Arrivano! Non si apre poi l'identità. Il cappello del bravo ragazzo, il cappello di quello che va al suo primo giorno di lavoro e poi non ripeterà mai più una capigliatura così orribile come quella che ho su in questo momento da impiegato anni 70. Ginny è ancora in bagno, Ginny si sta ancora preparando. Bene, la giornata è lunga, è bello girare e mandarvi tutti fuori di testa quando faccio così. Andiamo a mangiare e mettiamoci on the Viper per fare finalmente 4 curve come si deve. Un'auto che merita una strada che merita un'auto. E tu, siamo tornati. Sei contenta? Madonna ragazzi, che bella che è spettacolare da qua. Guarda quanto è innervosita. Sei nervosa, stai calma. Baule. Eccoci qua, finally on the car, sulla macchina. Direzione Iseo, lago di Iseo, giusto? Io non lo conosco per nulla. tra l'altro. Lac di Sé. Non sono mai stato al lago di Iseo, tu? Mai, speriamo di trovare qualche curva bella per provare quest'auto. Comunque ragazzi, si sente davvero che quest'auto a 14.000 km è non in ordine, di più. Anche se personalmente io preferisco la Cabrio, come avete visto, infatti abbiamo acquistato una Cabrio. Questa coupé è talmente perfetta. Sì, non lo so, a me manca un po' sinceramente quella sensazione di poter saltare in aria da un momento all'altro, non so, quel brivido di essere su un'auto in ebollizione. Questa qui non è una vera Viper, perché la vera Viper è quella della prima serie, poi qua sono entrate anche in gioco la sicurezza, la tenuta di strada, Tutte cose noiose. Tutta roba che nella prima Viper ci sono dimenticati di guardare. E poi fai così e fai
viene a morsicare il volante con questa macchina. Posso morsicare! Tra l'altro sono usciti nuovi cappellini online, fate swipe up, non so se ce ne saranno ancora quando uscirà il video perché stanno davvero volando, sono usciti 12 ore fa, metà sono già stati venduti, quindi muoviamoci. Comunque ragazzi, i nuovi cappellini sono Green Oak e Black Maniac, arriveranno prestissimo, adesso non li abbiamo neanche noi ma domani li riceveremo e speriamo che ci siano ancora. Va bene, spacchiamoci un po' i maroni qua in questi anfratti pianeggianti del centro Italia. E il lago è arrivato. This is Lago Tisè, Lac Tisè. Un vento della Madoi. È un sole ingannatore perché qua ci saranno 5 gradi. Ora andiamo a trovare qualcosa per mangiare. Eat. Ma vuoi già Oh, mangiare? oh, oh, oh. Hai fatto colazione mezz'ora fa? Ma io ho guidato, sono stanco, ho dovuto consumare forze e risorse per tenere a bada questi miliardi di cavalli. Io però voglio sentire un po' di whoopt, 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 whoopt. Dove andiamo? Ma non è turbo? Prima di pranzo voglio sentire un po' di whoopt. Ma si può, vabbè, torniamo a bordo. Back home. Si rientra alla base. È stato carino, però alla fine è sempre bello anche tornare a casa, vero? Bello fare un giro. Sì. Facciamo un'accelerazione qua tra gli alberi pazzesca. One last shot before going home. Quest'auto ha davvero una coppia da vendere, è spaventosa. E adesso andiamo in B-Fuel, dopodiché la laviamo e mi sono accorto che la macchina davvero non è messa bene di carrozzeria, quindi gli diamo una bella lucidata e gli facciamo un lavaggio come si deve. Ne ha proprio bisogno, perché è un peccato, è splendida. Mamma mia, l'8000! Cos'è l'8000? È un motore che dovrebbe essere montato su qualsiasi auto al mondo. Dovrebbe essere obbligatorio. Ci vediamo tra un secondo che faccio manovra, entro cercando di non sfasciare tutto Urlando. contro questo furgone di idioti Cosa fa sto che si è transit? parcheggiato qua. Ciao! Bushi! Finalmente la zona lavaggio è quasi ultimata e si può cominciare a fare del detailing come si deve. Per cominciare, questa auto nera ha subito particolari disattenzioni, quindi bisogna fare dei processi un po' più accurati rispetto a un classico lavaggio. Ginny comincia a lavarla con un'acqua calda da lidopulitrice. Freddy invece passa a un iron remover che serve per rimuovere tutti i residui ferrosi dai cerchi accumulati dalle frenate e dall'asfalto. Questo prodotto ha bisogno di qualche minuto per funzionare e fare il suo effetto, dopodiché si può risciacquare sempre con l'acqua calda lidopulitrice. Fate attenzione alle pinze perché quelle verniciate soprattutto rischiano di subire danni se avvicinate troppo d'acqua calda o ad alta pressione. È arrivato il momento, quello bello, quello divertente, quello dove si spruzza con la foam gun e si ricopre l'auto di una schiuma eccezionalmente schiumosa. Questa schiuma fa in modo che tutto l'impurità, lo sporco si rimuova senza doverla toccare con alcun tipo di panno o spugna. Qui Ginny sta sciacquando il veicolo dall'alto. Con lo stesso shampoo utilizzato per la foam gun, con questa doppia spugna spettacolare per i due lati dell'auto, la parte alta, quella super intonsa e fragile, e la parte blu per la parte bassa del veicolo dove le ruote, i sassi colpiscono la carrozzeria, Ginny ha pulito e sciacquato benissimo questa bellissima Viper nera piena di righe. Il povero Freddy in questo caso sta asciugando il veicolo con questo panno eccezionale Mafra di cui vi parlerò più avanti, perché asciuga davvero rapidamente il veicolo e non lascia nessun tipo di aloni, cosa molto comoda per le auto scure o nere come in questo caso. Dopodiché abbiamo pulito dentro e fuori i vetri con uno sgrassatore per vetri apposito di cui vi parlerò anch'esso in futuro, per poi finalmente capire che l'auto aveva davvero tanti graffi dovuti dai lavaggi fatti in passato.
Ci siamo dovuti quindi armare delle nostre rotor orbitali Rupes e cominciare prima con un tampone Coarse blu e la sua pasta dedicata per rimuovere a fondo tutti i graffi più grossi che avevamo a bordo. Dopo questa prima passata siamo passati al secondo tampone, quello giallo, l'High Performance, sempre con la sua pasta dedicata, per dare l'ultima rifinitura a questo bellissimo veicolo ormai senza più un graffio. Ma ci vuole molta pazienza perché l'auto nera rispecchia tutte le dimenticanze e qualsiasi piccolo dettaglio tu possa lasciare indietro. Come vedete però il risultato è eccezionale, pure se fatto da me alle prime armi. Sono davvero soddisfatto, anche se l'auto nera tra le prime auto per cominciare non è assolutamente indicata, perché non essendo un professionista ho dovuto perdere davvero tanto tempo per ottenere un risultato degno di nota. Sono molto curioso di sapere da parte vostra se il mondo del detailing e della cura dell'auto che stiamo approcciando qui in B-Fuel con il nostro autolavaggio dedicato e tutta una serie di prodotti che vi presenterò in futuro vi interessa, in maniera da poter approfondire sempre di più e spiegarvi e portarvi componenti e materiali davvero interessanti. Fate una cosa, iscrivetevi al canale, anzi godetevi questa musica esacerata con questi birolli eccezionali.